Ciao a tutti e benvenuti al primo episodio di Urban Tales by Lilia. Lilia sarei io. Sappiamo che là fuori ci sono tantissimi content creator che parlano di misteri, di true crime, di omicidi, di culti e sono estremamente bravi e talentuosi nel farlo, ma in realtà si tratta di tematiche che da sempre mi sono state particolarmente vicine e a cui da sempre sono particolarmente interessata, praticamente da quando ero piccolina. E per quanto io adori la mia cerchia di amici, purtroppo considerata la natura di questo tipo di storie, non sempre ho con chi poterne parlare, poterne discutere e via dicendo. Pertanto ho deciso di avviare questo piccolo esperimento, ho deciso di aprire questo canale per insomma poter raccontare tutte quelle storie che secondo me hanno davvero dell'incredibile. Andrà bene, andrà male, non ne ho la più pallida idea. Non so nemmeno se effettivamente continuerò questo progetto, quindi parto esattamente con zero aspettative, però per il momento appunto ho deciso di buttarmi. Non ho una sigla, quindi immaginatevi che ci sia una sigla e iniziamo con la storia di oggi. Recentemente ho iniziato a vedere la storia Yellow Jackets, che trovo veramente mega coinvolgente e super interessante, quindi se vi piace il genere un pochino alla Lost però con elementi più horror e mi sentirei di dire anche un po' esoterici, ve la consiglio vivamente. Seguiranno degli spoiler, quindi se non l'avete vista e comunque volete vederla potete saltare questa parte. Quindi Yellow Jackets di cosa parla? È una serie che è ambientata negli Stati Uniti e parla di questa squadra di calciatrici giovanissime, adolescenti, che prende un volo praticamente per poter partecipare alle nazionali di calcio. Purtroppo il volo fa un incidente e una parte dei passeggeri muore con lo schianto dell'aereo e l'altra parte dei superstiti si ritrova comunque in una zona molto selvaggia e molto boscosa, in cui praticamente devono cercare dei modi di poter sopravvivere. Ora durante il periodo iniziale comunque riescono a organizzarsi, c'è un gruppo che va a cacciare, c'è un gruppo che va a raccogliere frutti di bosco, funghi, erbe e via dicendo, c'è un gruppo che si occupa della pulizia. Insomma, la convivenza ovviamente non è delle ideali considerando quello che è il contesto, però comunque riescono a organizzarsi in maniera tale per poter sopravvivere. Dopo questo periodo iniziale e dopo diverse vicissitudini che non vi andrò a spoilerare in questo caso, purtroppo i superstiti non riescono più a trovare nulla per poter sopravvivere, non riescono più a trovare nulla da cacciare, non riescono più a trovare dei frutti di bosco, dei funghi, delle erbe, insomma non riescono più a trovare nulla per poter sopravvivere. Pertanto sono costretti a dover ricorrere al cannibalismo. Quindi sì, questo è il principale trigger warning di questa puntata, perché nella storia di oggi parleremo anche di cannibalismo, quindi se è una cosa verso la quale siete particolarmente sensibili, vi consiglio magari di saltare questo episodio. Quindi, Yellow Jackets, fiction totale o c'è del vero? Questa in realtà è la domanda che mi ha portata a studiare meglio, appunto ad approfondire la storia che vi racconterò oggi. Per quanto ci siano degli elementi di fiction, in realtà c'è anche del vero, ossia quello che succede ai protagonisti è successo anche nella vita vera. La storia di oggi parla di resilienza, di forza, di coraggio, ma anche di dover mettere in discussione quelli che sono i propri valori sia morali ma anche religiosi. È una storia che parla di tantissima forza di volontà, di tantissima voglia di poter sopravvivere. È il 12 ottobre del 1972 quando l'aereo militare della Fuerza Aérea Uruguaya numero 571 parte dall'aeroporto di Montevideo, Uruguay, con destinazione Santiago, Cile. Sull'aereo ci sono 45 persone, 19 fanno parte di una squadra di rugby uruguayana, giovanissimi,
viaggiano con alcuni dei loro parenti. Poi abbiamo 5 membri dell'equipaggio e altre persone che semplicemente hanno preso il volo per dello svago, per del viaggio puro. Ora, non andrò a ripercorrere i nomi di ognuno, non per mancanza di rispetto, ma perché, come potrete immaginare, sono in 45 e la storia potrebbe diventare un pochino confusionaria. I ragazzi della squadra di rugby, che si chiama Old Christians Club, sono super entusiasti di questo viaggio, anche perché stanno andando in Cile per poter partecipare a un torneo di rugby. Come potete immaginare, sono molto entusiasti non solo per questo, ma perché praticamente vanno a visitare anche un nuovo paese, potranno conoscere persone nuove, potranno fare dello shopping, insomma sono semplicemente contenti di poter fare questa nuova esperienza. Il volo doveva essere diretto, quindi non doveva fare nessuno scalo. Purtroppo però le condizioni meteorologiche iniziano a peggiorare, pertanto i piloti decidono di fare uno scalo a Mendoza, che è una città in Argentina. Siamo negli anni 70 e in diversi paesi del Sud America c'è un clima politico anche abbastanza teso, tra cui anche nell'Argentina. Infatti in quei tempi l'Argentina non permetteva a quelli che erano dei voli militari stranieri una permanenza per più di 24 ore sul loro territorio. Pertanto il giorno dopo, anche se le condizioni meteorologiche non sono migliorate, il volo 571 deve riprendere la partenza. Ricordo che siamo comunque negli anni 70, quindi i piloti non avevano il GPS o comunque qualsiasi altro tipo di tecnologia odierna per poter appunto fare delle previsioni corrette. Erano i piloti stessi a dover fare dei calcoli per prevedere dove effettivamente andare, dove e quando andare a fare l'atterraggio. Purtroppo in questa occasione i piloti fanno dei calcoli errati, quindi pensano di avvicinarsi a quello che è l'aeroporto di Santiago in Cile, ma in realtà stanno sorvolando le Ande. Per chi non lo sapesse, le Ande sono una cordigliera montuosa, la più lunga se non erro al mondo, si estendono infatti per più di 7.000 km ed è una delle catene montuose più grande nel Sud America. Quindi per farla breve è una catena montuosa molto importante e molto imponente. Man mano che si avvicina la discesa, sia il pilota sia i passeggeri si rendono conto che in realtà l'aereo sta per colpire proprio le cime delle montagne. Infatti prima viene colpita la ala destra dell'aereo e poi diciamo che accade proprio il disastro più assoluto. L'aereo viene praticamente spezzato in due, dividendo quella che è la fusoliera, che è la parte più grande proprio dell'aereo, dalla coda dell'aereo, e alla fine l'aereo si schianta. Sul colpo muoiono 12 persone e diciamo che per i restanti inizia un vero e proprio incubo. Carlos Paes e Pedro Algorta, spero vivamente di pronunciare i nomi correttamente, raccontano come i primi giorni i superstiti, quelli che sono sopravvissuti, cercano di spartirsi le poche risorse che hanno a disposizione. Avevano un po' di cioccolata, un po' di vino, insomma davvero poco. Voglio ricordarvi che siamo nelle Ande, siamo nelle montagne, quindi ci sono anche delle temperature che toccano i meno 30 gradi. I superstiti non hanno praticamente niente, hanno solamente quelli che sono gli abiti che hanno addosso, quindi le condizioni sono veramente veramente estreme. Sempre durante questi primi giorni un membro dell'equipaggio, credo uno dei due piloti, comunque cerca di tenere gli animi alti, dicendo che comunque i salvataggi verranno presto, che la situazione si risolverà presto. Infatti anche dopo lo schianto i superstiti hanno una piccola radio tramite la quale riescono a sentire quelli che sono gli aggiornamenti sulle loro ricerche. Poi io in realtà mi sono chiesta, hanno una radio perché non hanno chiamato aiuto? Non hanno chiamato aiuto perché proprio il radiotrasmettitore in sé si era rotto con lo schianto, quindi riuscivano solamente a ricevere quelle che erano le notizie. Quindi appunto riescono a seguire gli aggiornamenti, le notizie per quanto riguarda le loro ricerche, però dopo 10 giorni sentono la notizia peggiore che praticamente potessero sentire, ossia che le ricerche sono state sospese. In realtà che cosa è successo? Diversi soccorsi hanno comunque sorvolato la zona dell'impatto dell'incidente,
Però purtroppo, dato che la fusoliera, che ripeto appunto è praticamente la parte più grande dell'aereo, cercherò di mettere una foto magari qua vicino, dato che la fusoliera è bianca, si mimetizzava a tutti gli effetti con la neve. Quindi i soccorsi non riuscivano proprio a vedere il punto dell'impatto dell'incidente. Poi ricordo che purtroppo questa vicenda prende luogo nelle Ande, che hanno una storicità di questa tipologia di incidenti, nel senso che anche in passato, quando ci sono stati degli incidenti di questo tipo, incidenti aerei o incidenti con alpinisti dispersi, purtroppo queste persone non ce l'hanno mai quasi fatta, quindi andavano incontro a una morte certa. Ritornando alle ricerche, il padre di Carlos Paes, che era un pittore uruguaiano che comunque era anche molto conosciuto a livello nazionale, aveva anche tantissime connessioni, aveva mobilitato tantissime iniziative di ricerca. Addirittura sua suocera si era iniziata a rivolgere anche dei sensitivi, dei sciamani, per poter appunto contribuire in qualche modo alle ricerche, ma purtroppo senza successo. Quindi i nostri superstiti ricevono questa notizia e di conseguenza capiscono che devono totalmente cambiare quella che è la loro mentalità. Devono entrare in una mentalità tale per poter sopravvivere. Carlos Paes racconta di come ognuno inizia ad avere un ruolo ben disegnato. Ad esempio, Roberto Canessa e Gustavo Zerbino erano degli studenti al primo anno di medicina e insieme a Liliana De Metol, che era l'unica donna superstite dopo lo schianto, comunque offrivano per quel che era possibile appunto dell'assistenza medica. Poi c'era Adolfo Strauch, descritto sempre da Carlos Paes, era una persona molto talentuosa nell'inventare delle cose. Ad esempio, con alcune parti dell'aereo riuscì a fare delle lenti per proteggere gli occhi dal freddo e dalla neve. Con la piuma dei sedili dell'aereo era riuscito a fare proprio delle racchette di neve che permettevano di camminare, di muoversi in maniera un pochino più agile in quelle condizioni abbastanza insidiose, diciamo, con la neve. Sempre Adolfo Strauch inventa anche un modo per poter filtrare la neve e renderla dell'acqua potabile. Carlos Paes invece in primis aveva il compito di creare una barriera con delle valigie e altri materiali di fortuna che trovava nella fusoliera per evitare che il freddo entrasse. La fusoliera era diventata infatti, diciamo, proprio la base del campo dove i superstiti appunto dormivano e cercavano di ripararsi comunque dal freddo. Insomma, ognuno aveva un compito finché purtroppo non arriva il momento in cui le poche provviste che avevano terminano e pertanto i nostri protagonisti iniziano a pensare a un gesto impensabile, ossia di compiere un gesto estremo per poter sopravvivere. Ora, immaginatevi di essere lì. Fa freddissimo, non c'è nulla da cacciare, non c'è della vegetazione, iniziate ad avere una fame allucinante. Non si tratta della fame appunto che possiamo avere quando magari saltiamo il pranzo oppure quando ceniamo tardi. Sempre Carlos Paes descrive questa fame come una fame che si trasforma man mano in dolore, ma non solo, è una fame che inizia a farti perdere qualsiasi speranza, è una fame che ti fa capire che praticamente la morte si sta avvicinando. Poi un piccolo escurso su questa, che non c'entra nulla con la storia e lo condivido perché ci stavo pensando quando leggo appunto queste storie di sopravvivenza. So che appunto lo spirito di sopravvivenza umano è una delle cose più forti appunto quando sentiamo di queste storie, ma io ogni tanto mi chiedo, toccando ferro e facendo corna, se io mi dovessi trovare in una situazione del genere, io credo che sarei fregata dal giorno zero. Non sono particolarmente sportiva, non ho qualche capacità manuale cioè che possa essere utile. Cioè io sarei morta veramente al giorno zero.
Cioè, non so, voi cosa ne pensate? Riuscireste a sopravvivere in una situazione del genere? Fatemelo sapere nei commenti, perché io ogni tanto ci penso, dico cavolo, devo iniziare ad acquisire proprio delle capacità per cui facendo corna, toccando ferro, dovesse capitarmi una roba del genere, almeno riesco a sfregare 2 legnetti per accendere un po' di fuoco, non lo so. Devo andare a fare il programma con Bear Grylls, se esiste ancora, vabbè. Scusatemi, piccolo excursus, non c'entra nulla con la storia, torniamo a noi. Quindi si tratta di una fame davvero lancinante, una fame che ti fa capire che appunto la morte si sta avvicinando a tutti gli effetti. Un po' tutti i superstiti iniziano ad avere un pensiero condiviso, anche se questo pensiero non viene espresso ad alta voce. Un giorno uno dei passeggeri, uno dei superstiti, confessa sempre a Carlitos Paes il fatto che iniziava a pensare di volere mangiare il cadavere del pilota morto. Quando Carlos lo sentì era veramente incredulo e, tra virgolette, iniziò a sparlarne con un altro passeggero, quando anche questo secondo passeggero disse a Carlos che anche lui aveva avuto lo stesso pensiero. Poi commenteremo il gesto di per sé, voglio sapere veramente che cosa ne pensate, anch'io esprimerò il mio parere alla fine di questo episodio. Però appunto è un pensiero che inizia ad essere comune, nessuno ne parla apertamente, ma tutti sentono che comunque anche l'altro, in poche parole, inizia a pensarci. Oltre ad essere ovviamente un gesto estremamente difficile da compiere per chiunque, la maggior parte dei superstiti erano dei cattolici praticanti, quindi il gesto di consumare della carne umana significava anche a livello proprio di credo e di religione di essere condannati per sempre. Ora voglio leggervi un paio di estratti, un paio di citazioni di 2 dei superstiti che descrivono un attimino quella che è la situazione e proprio quello che gli stava passando per la testa prima di fare questa scelta. Roberto Canessa racconta la decisione come segue. Il nostro obiettivo comune era sopravvivere, ma ciò che ci mancava era il cibo. Avevamo da tempo esaurito le misere provviste trovate sull'aereo e non c'era alcuna vegetazione o traccia di vita animale nei dintorni. Dopo solo pochi giorni avevamo la sensazione che i nostri stessi corpi si stessero consumando per restare in vita. Ben presto saremmo diventati troppo deboli per riprenderci dalla fame. Conoscevamo la risposta, ma era troppo spaventosa anche solo da contemplare. I corpi dei nostri amici e compagni di squadra, conservati all'esterno nella neve e nel ghiaccio, contenevano le proteine vitali che ci avrebbero permesso di sopravvivere. Ma potevamo davvero farlo? Per molto tempo ci tormentammo. Andai fuori, nella neve, e pregai Dio di darmi una guida. Senza il suo consenso sentivo che avrei violato la memoria dei miei amici, che avrei rubato le loro anime. Ci chiedevamo se stessimo impazzendo anche solo a considerare un atto simile. Eravamo diventati selvaggi senza più umanità? Oppure era davvero l'unica alternativa per sopravvivere? Stavamo davvero spingendo al limite la nostra paura. Anche Fernando Parrado, un altro superstite, descrive così la situazione. Ad alta quota il fabbisogno calorico del corpo è astronomico. Stavamo morendo di fame senza alcuna speranza di trovare cibo, ma la nostra fame divenne così vorace che cercammo ovunque. Ancora e ancora perlustrammo la fusoliera in cerca di briciole e avanzi. Provammo a mangiare strisce di cuoio strappate dai bagagli, pur sapendo che le sostanze chimiche con cui erano state trattate ci avrebbero fatte più male che bene. Squarciammo i cuscini dei sedili sperando di trovare paglia, ma trovammo solo schiuma di rivestimento, immangiabile. Più volte giunsi alla stessa conclusione. A meno che non volessimo mangiare i vestiti che indossavamo, qui non c'era nulla da mangiare se non alluminio, plastica, ghiaccio e roccia. Così la decisione viene presa. Loro, i superstiti, avrebbero mangiato i cadaveri di chi non ce l'ha fatta. Il compito macabro di
occuparsene, ossia di, lo dico in maniera brutale, scusatemi, di tagliare i pezzi di carne dei cadaveri, è toccato sempre alla equipe medica di cui abbiamo parlato prima. Quindi prima scelgono di tagliare, di consumare le parti diciamo un pochino più muscolose e più grasse. Quindi tagliano dei pezzettini dagli avambracci dei cadaveri, dallo stomaco piuttosto che dalle cosce, e per rendere la consumazione diciamo più agevole, non saprei nemmeno che termine utilizzare in questo caso, scelgono di essiccare queste parti al sole per poi poterle mangiare. Appunto all'inizio consumano le parti più grasse, più muscolose, ma poi arrivano anche a consumare proprio anche degli organi interni come il cuore piuttosto che il fegato. Come vi ho anticipato e come abbiamo sentito, si è trattato di una scelta molto, molto sofferta. Infatti alcuni dei superstiti, come ad esempio Liliana de Metol, che era veramente molto, molto credente, è stata una delle ultime a nutrirsi, e gran parte di loro comunque mangiavano solamente se era strettamente necessario. Come potete immaginare, si tratta di appunto un'esperienza, una scelta davvero difficile e complessa sotto ogni punto di vista, morale, religioso, etico, umano. E in realtà poi anche quando la storia è venuta al mondo, il pubblico, l'opinione pubblica si è divisa in due parti. Allora, in primis faccio un passo indietro, quando comunque chi è sopravvissuto venne salvato, quando comunque i superstiti, quelli che erano sopravvissuti, vengono salvati, non confessano subito questo gesto, questa scelta che avevano fatto, ma sono stati quasi obbligati a farlo durante una conferenza stampa, perché ovviamente i media si chiedevano come hanno fatto queste persone a sopravvivere per 72 giorni in queste condizioni così estreme, con praticamente zero risorse. Quindi appunto quando confessarono, tra virgolette, l'opinione pubblica si divise in due parti. Da una parte chi sosteneva appunto questa scelta, che in realtà non era nemmeno una scelta, è stato un vero e proprio obbligo per poter sopravvivere, e chi invece appunto li ha giudicati a livello morale per quello che avevano fatto. Recentemente ho visto un'intervista, credo che fosse con Roberto Canessa alla BBC. È stata un'intervista recentissima, è del 2023, e anche in quel caso si percepiva proprio il pregiudizio da parte della giornalista quando faceva le domande. Io credo che comunque chiunque di noi, cioè nessuno di noi farebbe una cosa del genere se non fosse strettamente necessario, se non fosse appunto una questione di vita o di morte. Non credo che la gente, tranne psicopatici vari di cui parleremo anche su questo canale, per carità, però una persona tra virgolette normale non credo che si metta a mangiare il cadavere del proprio migliore amico, del proprio compagno di squadra, così per divertimento. Quindi ho trovato particolarmente fastidioso che appunto tutt'oggi questa storia viene molto focalizzata su questo aspetto, tralasciando quello che queste persone hanno provato, cioè i pensieri che hanno dovuto avere per poter arrivare a questa scelta, per poter compiere questo gesto. Il racconto ogni tanto viene molto semplificato, e quindi questa è anche una delle ragioni per cui ho voluto raccontare questa storia, perché ci sono diverse interviste che sto riportando appunto i virgolettati anche in questa occasione, in cui appunto i superstiti spiegano che cosa hanno provato nel compiere questo gesto. Ora amici, immagino che voi pensiate che peggio di così non potrebbe andare. E invece sì,
perché il 29 ottobre alle 3 di notte una valanga travolge la fusoliera e con quell'impatto in quell'occasione purtroppo muoiono altre 8 persone e i restanti sopravvissuti rimangono intrappolati nella fusoliera per 3 giorni perché segue anche una tormenta molto molto grande. Durante questi 3 giorni i sopravvissuti sono ammassati in uno spazio piccolissimo, devono fare i loro bisogni fisiologici sempre in questo spazio, in un angolino, e purtroppo di nuovo si ritrovano ad aver mangiare pezzi dei cadaveri di chi non ce l'ha fatta dopo la valanga. Quindi anche dopo questo episodio coloro che sono sopravvissuti prendono una decisione che da lì bisogna andarsene in qualche modo. Uno per le condizioni orrende che stavano vivendo, ma due perché iniziavano a nascere tantissimi malcontenti, i sopravvissuti litigavano tra di loro, c'erano tantissimi battibecchi, alcuni erano messi davvero male sotto il punto di vista fisico, chi aveva ossa rotte, chi aveva piaghe da decupido, cioè insomma la situazione ormai era insostenibile, dovevano andarsene in qualche modo. Quindi una volta finita la tormenta decidono di organizzare una prima spedizione. Non mi soffermerò tantissimo su questa parte perché purtroppo questa prima spedizione, ve lo dico subito, fallisce. Partono in 4 e vi dico subito chi è. Partono in 4, ossia Parrado, Cannessa, Visintin e Turcatti. Ora purtroppo, appunto, ripeto, la storia è molto lunga, ma in poche parole non riescono a organizzarsi molto bene. Sappiamo che comunque in montagna gli spazi sono molto ingannevoli, ciò che sembra molto vicino in realtà è molto lontano, quindi si rendono conto dopo poco che comunque si tratterà di una spedizione per la quale devono essere in poche parole organizzati meglio. L'unico aspetto positivo di questa spedizione è che riescono a trovare la coda dell'aereo. Vi ricordate all'inizio abbiamo detto che comunque all'impatto la coda proprio era stata sbattuta da un'altra parte rispetto alla fusoliera, e nella coda riescono a trovare quelli che sono dei bagagli, delle valigie e qualche altra risorsa come della Coca-Cola e del rum che riportano al campo. Quando ritornano nel campo, diciamo che la situazione è peggiorata ancora, nel senso che le persone ormai sono totalmente demoralizzate. Come vi dicevo prima, ognuno aveva un compito, però adesso questi compiti o si svolgevano molto lentamente, oppure si svolgevano in maniera molto molto superficiale, quindi regnava il caos, regnava il disordine anche nella fusoliera, appunto c'erano tanti litigi, tanti battibecchi, addirittura i rosari che venivano citati la sera proprio perché appunto si trattava di persone molto religiose, questi rosari che all'inizio diciamo rappresentavano un bagliore di speranza, adesso non lo erano più. Quindi appunto Cannessa e Parrado soprattutto decidono che è di nuovo il momento di ritentare. Al giorno 60 quindi Cannessa, Parrado e Visintin decidono di ritentare con una seconda spedizione. Badate bene, ormai la situazione è talmente disperata che Parrado, prima di partire, che aveva perso anche la mamma e la sorella durante lo schianto dell'aereo, disse agli altri che se ci fosse stata la necessità potevano consumare i loro cadaveri per poter sopravvivere. Quindi giusto per illustrarvi quello che era il mood anche direi comprensibile della situazione, ormai proprio la disperazione di voler sopravvivere, di cercare appunto una soluzione. Quindi i tre partono, abbiamo detto Parrado, Cannessa e Visintin. Quando partono, e in realtà anche durante la prima spedizione, credevano che fossero molto vicini al confine con il Cile. I tre però raggiungono un punto, riescono a raggiungere una vetta molto alta, un punto molto alto di circa 4000 metri, e davanti a loro hanno uno spettacolo, vedono uno spettacolo agghiacciante in tutti i sensi, ossia una distesa infinita di montagne innevate.
Ciò significava che il confine con il Cile in realtà non era così vicino come loro credevano. Di conseguenza decidono di mandare indietro Visintin, prendendo quindi anche le sue risorse per poter avere più possibilità in questa spedizione, e partono. Il cammino è molto lungo, è molto tortuoso, fa di nuovo freddissimo, le temperature arrivano a meno 30, meno 40 gradi, però dopo 10 giorni Cannessa e Parrado riescono a superare il confine con il Cile ed entrano in un'area molto selvaggia, molto verde, dove incontrano un gruppo di mandriani. E questo è finalmente il momento cruciale di speranza, perché questo incontro sarà fondamentale per il salvataggio di tutti coloro che sono sopravvissuti fino ad ora. Ora, quando Parrado e Canessa vedono appunto i mandriani, uno di questi, cioè sono comunque a distanza, non so esattamente come erano posti, però comunque non riescono a capirsi parlando. Di conseguenza comunicano lanciando dei fogliettini con dei sassi praticamente l'uno all'altro. In quell'occasione, quindi credo o Canessa o Parrado, uno dei due, comunque lancia un bigliettino a uno di questi mandriani spiegando la situazione. E il mandriano, che credo che si chiamasse Catalan, se non erro, però su questo non citatemi perché devo controllare, rilancia un altro bigliettino dicendo che comunque andrà subito a cercare dell'aiuto e lancia ai due anche 2 pagnotte che aveva con sé, perché ha visto praticamente quanto erano debilitati. Nel frattempo, nel campo, vi ricordate che appunto avevano una radio che gli permetteva appunto di seguire quelle che erano le notizie, gli aggiornamenti su quelle che erano le ricerche. Dopo un po' sentono il messaggio dell'ambasciatore uruguaiano che comunica che Cannessa e Parrado sono finalmente stati trovati e che stanno mobilitando i soccorsi per andare a salvare anche gli altri sopravvissuti. Ovviamente momento non di gioia ma di euforia, immagino, perché dopo questo inferno che è durato per più di 70 giorni, immagino proprio la gioia che queste persone hanno provato in quell'istante. E infatti i soccorsi arrivano. Tutta la procedura dei soccorsi comunque dura addirittura 2 giorni, perché comunque non riescono a caricare tutti quanti in un'unica volta sugli elicotteri di soccorso. E alla fine, dopo tutta questa storia, sopravvivono in 16 persone. Queste persone, quando vengono portate in ospedale, la maggior parte pesa poco più di 40 kg, tutti mostrano comunque segni di denutrizione, di disidratazione, di scorbuto, congelamento, ossa rotte, piaghe di decubido, come dicevamo prima. Insomma, sono in delle condizioni veramente disumane. Come vivono alcuni di loro oggi? Appunto ho ricostruito un attimino la storia seguendo qualche intervista, vedendo qualche intervista appunto dei personaggi che ho citato di più. Ad esempio Roberto Canessa è diventato un cardiochirurgo pediatrico e in realtà era per un periodo, credo ormai no, però comunque per tanti anni è stato anche un personaggio politico di spicco in Uruguay. Fernando Parrado ha continuato comunque, credo, ad allenare delle squadre di rugby giovanili ed è diventato anche uno speaker motivazionale, e Carlos Paes invece ha avuto la fortuna di costruire una bellissima famiglia con figli, nipoti e via dicendo. Tutte e tre, però, non solo loro tre ma anche altri sopravvissuti, comunque continuano a raccontare questa storia di forza, di coraggio e di spirito di sopravvivenza. Ora, questa storia ha dell'incredibile e io sono stata particolarmente colpita, cioè so che non è l'unica storia che parla di sopravvivenza, però mi colpiscono sempre queste storie in cui delle persone normali si ritrovano a dover fare i conti con delle condizioni, con delle insidie allucinanti.
come dicevo prima, la cosa più frustrante che trovo di questa storia è di come tutti si concentrano molto sulla parte del cannibalismo, che certamente è quella più sconcertante, per carità, però appunto tralasciano tutto quello che è l'aspetto psicologico e tutto quello che è stato anche il flusso di coscienza, di pensiero che ha portato queste persone a fare determinati gesti. Sono molto curiosa di sapere anche la vostra, quindi fatemelo sapere nei commenti, le guardo sempre perché appunto mi interessa anche avere un confronto con voi, e se avete anche delle raccomandazioni di altre storie interessanti, ne sarei molto felice. Per tutto il resto, mi raccomando, fate delle scelte sagge perché il mondo là fuori è veramente folle, e vi ringrazio tantissimo per aver passato del tempo con me e alla prossima!